Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, gemelli, tendenze energetiche per l'amore e le passioni di settembre 2024. Ci piace, ruota della fortuna, molto bene. Cambi ragazzi, cambi inattesi, cambi imprevisti, nuovi inizi. Vi dirò che quando c'è la ruota della fortuna si può anche trattare di qualche tema di tipo karmico. Adesso andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto in descrizione. Sempre in descrizione c'è la mia mail se volete contattarmi e trovate anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Sono due, uno è un corso base di tarocchi e l'altro un corso base di metafisica, quindi vi parla dei chakra. E c'è anche il link per il corso di approfondimento sulle famiglie reali che si terrà a settembre. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili. La carta degli amanti. Molti sono già innamorati, devo dire. 3 di coppe. Diavolo. Ruota della fortuna nuovamente. 9 di spade. Matto. Queste sono troppe, le rimetto dentro. 7 di coppe. 2 di bastoni, asso di denari e re di coppe che li metto qui. Dunque ragazzi, come vedete ho cambiato stesa, è a forma di cuore. Mi direte poi voi nei commenti, però a me sembra che questa possa essere più completa rispetto all'altra. Adesso andiamo a vedere carta per carta, poi vi dirò tutte le varie casistiche, single, non single, relazioni difficili in separazione e chi più ne ha più ne metta. Allora, diciamo che con la carta degli amanti si parte bene. Come vi dicevo, com'è la sensazione che qualcuno sia già propenso verso l'amore o ci sia già effettivamente un amore. Andiamo a vederlo. Abbiamo un re di spade. E una torre. Andrei a vedere anche quel 3 di coppe. 8 di coppe. E 2 di spade, scusate, vado a vedere anche il diavolo. 3 di spade. Fante di coppe e luna. Allora, qui diciamo l'energia che ho più forte, poi ripeto, dopo farò tutte le varie casistiche, però l'energia che in questo momento ho più forte è che effettivamente ci sia un amore, ci sia come
l'idea dell'amore, perlomeno, potrebbe anche esserci effettivamente una persona che avete preso di mira, può anche essere la vostra persona di interesse, ovviamente, però qui c'è un qualche tipo di situazione che a voi non sta bene, soprattutto con questa carta del diavolo. Vi dico, c'è anche la luna e c'è un 3 di spade che mi indica comunque sofferenza, mi indica qualche tipo di sacrificio che si sta facendo. Allora, la carta degli amanti potrebbe voler dire una scelta che dovrete effettuare nel mese di settembre tra il vecchio e il nuovo, cioè prendo le cose così come stanno o vado verso qualche cosa di nuovo? Perché qui ho la sensazione che ci sia una terza persona all'interno della relazione che può essere un amante, può essere una ex, può essere un'ex moglie. È come se ci fosse una situazione un po' malatina dalla quale voi volete allontanarvi, è come se non vi stesse più bene. E se fosse per esempio un litigio, un tema di discussione all'interno della coppia, per esempio, sento che molti è come se volessero lasciarsi indietro questo tema. È come se ci fosse un argomento, una qualche questione che schiavizza, che vincola, che è tossica, che vi fa vibrare certe paure, certe... tenete presente che comunque, perché qui avete anche il 7 di coppe, la carta della luna è una carta di proiezioni. Siccome sento un non so che di ingenuità da parte vostra, e lo rivedo sia con il fante di coppe sia con il matto, devo dire, fate attenzione a non essere, mi viene da dire, troppo empatici, troppo aperti a livello emotivo, troppo sulle nuvole. Cercate di tenere i piedi per terra, valutate sempre le persone nel qui e ora, nel presente. Non è, ma io ho fatto, ero in un momento precedente, sono stato, oppure potrò essere... No, adesso. Le persone vanno valutate nel momento presente. Come si presentano davanti a voi, cosa vi hanno dato, come le avete viste, come si sono comportate. Andiamo a vedere la ruota della fortuna. Cavaliere di coppe. E che la ruota della fortuna mi fa ben sperare, perché qui, poi vedendo anche il cavaliere di coppe, ci potrebbe essere effettivamente una proposta, un'offerta, un qualche tipo di avanzamento da parte di qualcuno. Qui abbiamo cavaliere di coppe, 9 di coppe, regina di bastoni, 8 di pentacoli e 5 di pentacoli. Dunque, diciamo che ci sono tutte le possibilità perché nasca un qualche cosa di diverso, perché arriviate con questa ruota della fortuna a un appagamento personale. Ragazzi, se state cercando lavoro, qui potrebbe arrivare. Ah, avrebbe più senso così, come se qualcuno volesse staccarsi da una situazione ma non potesse, quindi si sacrificasse. Però io qui vi dico che se per caso qualcuno sta aspettando una risposta, un lavoro, un movimento finanziario, potrebbe arrivare anche con questa ruota della fortuna e questo potrebbe cambiare le carte in tavola, a livello di relazione. Andiamo a vedere il 9 di spade. Il 9 di spade è una carta che indica una eccessiva preoccupazione, 4 di spade, per quello che sono i problemi che ci sono stati nel passato e mondo. Guardate, qui abbiamo la luna anche che mi richiama un pochettino il passato. Sento che avete bisogno di guarire certe preoccupazioni nel mese di settembre, ma sento che succederà perché con questo cambio che vi porta la ruota della fortuna da un punto di vista del quotidiano, del pratico, sento che
scusate, una cosa. Sento che potrete smettere di preoccuparvi per quello che è stato, per quello che è successo, perché comunque, primo, adesso siete persone diverse, avete già l'esperienza e quindi riuscite a distinguere, diciamo, il tema e a non infilarvi negli stessi problemi del passato. Seconda cosa, perché comunque quelle problematiche non ci sono più, quindi non è detto che si ripresentino ancora, per cui cercate di guarire questo modo di pensare, ok? Andiamo a vedere il matto. Sette di bastoni. Mi richiama un po' tutto all'ingenuità, ragazzi. Può essere ingenuità, può essere impulsività, però qui con la scusa che c'è anche il 2 di pentacoli, vedo gioco, vedo divertimento, vedo, non lo so, come se da un lato ci fosse bisogno anche di una certa leggerezza nel periodo, ma lo capisco perché qua abbiamo due carte abbastanza pesanti, 9 di spade, 3 di spade e il diavolo, e anche una torre qui, non dimentichiamoci della torre. Andiamo a vedere il 7 di coppe. È come se cambiasse il panorama ad un certo punto. Se adesso, inizio settembre, avete le cose piazzate, diciamo così, in un certo modo, ho come l'idea che a fine settembre si apriranno altre vie, si apriranno altre prospettive. Qui abbiamo un cavaliere di bastoni e un 10 di bastoni, che è proprio una carta che mi dice che è ora di lasciarsi indietro certe idee, certi pesi, certe responsabilità e di andare verso il nuovo. E anche il 2 di bastoni è una carta di progettazione, di qualcuno che va a vedere al futuro. Qui abbiamo l'8 di bastoni e l'eremita. Datemi una carta per l'8 di bastoni. Ragazzi, cosa vedo? Allora, qui abbiamo re di spade, diavolo, 8 di bastoni al contrario, questa ingenuità di sottofondo, giustizia. Avete anche un 7 di coppe e la luna. Fate attenzione, come vi dicevo prima, valutate le persone nel presente. Durante questo mese, chiunque abbiate davanti, che sia il partner, che sia una conoscenza, chiunque, valutate le persone nel presente. Non fatevi abbindolare dal pensa come sarebbe bello e non pensa come io e te staremo bene insieme o staremmo. Messa in terza persona. Pensa come sarebbe bello, perché in questa frase vi viene come lanciato un amo, ma voi non siete inclusi. Quindi occhio a chi vi tira come, perché sono un po' bandiere rosse. Cioè, dipende quanto poi voi ci costruite sopra con la testa, e qui sento che con la luna e il 7 di coppe è facile che ci costruiate parecchio perché ci vedete anche proprio un futuro. Però ecco, come la sensazione, perché queste tre carte mi parlano di manipolazione. Quindi
soprattutto se vi offrono uno spostamento, di andare a convivere, di smettere di lavorare per occuparvi della famiglia, della casa o cose di questo genere, fate attenzione, fate le cose in modo equilibrato, tutelatevi sempre. Cioè, chiedetevi se ad un certo punto questa persona per X motivi non può più portare il denaro a casa, piuttosto che mi lascia, piuttosto che non lo so, io come me la cavo? Da solo o da sola? Attenzione, perché qui si parla anche di ego con la carta della torre, anzi, qua si parla di ego e qua si parla di caduta dell'ego. E come per qualcuno sento come se ci fosse una sorta di disillusione nel mese di settembre con qualcuno. Dopo questa disillusione c'è come una ricarica energetica dove a un certo punto, ehi sì, dai, possiamo fare, possiamo... Però è come se dopo un'osservazione decidessi di, aspetta un attimo, mettiamo le cose nero su bianco, cosa facciamo molto al giorno, come programmiamo X, cosa vogliamo dalla relazione, cioè fare le cose in modo regolare, in modo chiaro, onesto, in modo equilibrato per entrambe le parti. Vi dico, la possibilità di cambio è notevole, perché qua comunque abbiamo una ruota della fortuna di base. Allora ragazzi, partiamo da chi è single. Sento che può essere che qualcuno abbiate in testa, ma che, diciamo così, non vogliate infilarvi, perché ho come la sensazione che l'altra persona potrebbe essere o già impegnata o sposata. Magari è in separazione, magari vi ha detto che si sta separando, o se lo sapete per certo, però è come aspettiamo che le acque si calmino, poi vediamo il da farsi, no? Se poi invece non avete proprio nessuno in testa, sento che ragazzi non è ancora il momento, anche se c'è una persona lì vicino a voi, anzi, se ve la devo dire tutta, potrebbero esserci anche più di un o una pretendente. Però potrebbe esserci un'avventura lì che sta insomma ronzando, potrebbe, ma è come se non evolvesse in questo momento. C'è qualche limite, ripeto, la persona potrebbe essere già impegnata, potrebbe essere sposata, potrebbe essere in separazione, però è come se non volesse per adesso entrare in questo tipo di energie. Diciamo che l'altra persona potrebbe anche essere ben disposta a, a fare dei passi in avanti, però siete voi che non siete tanto convinti e fate bene. Ragionate con la vostra testa. Come vi dicevo, non vi fate abbindolare dalle troppe parole questo mese di settembre. Per qualcuno ci potrebbe essere qualche risvolto nell'ambiente lavorativo, eh? Ho come l'idea che ci potrebbe essere come qualche conoscenza nuova. Oppure potrebbe essere qualche conoscenza che, diciamo, diventa una collaborazione lavorativa anche. Tutto sommato devo dire che il mese mi sembra molto leggero per voi single, nel senso che queste carte è roba vostra, cioè nel senso lo dovete lavorare già da prima. Per quello che riguarda le possibilità, diciamo così, di conquista, devo dire che non vi mancheranno, ecco, sta a voi. Per le persone che sono in coppia, allora, per le persone che sono in coppia, sento che c'è bisogno di aria fresca, di aria nuova. Potrebbe esserci qualche tossicità effettivamente, qualche energia di troppo, che in questo caso non sento sia necessariamente di una terza persona romantica, ma per qualcuno si tratta di genitori che si immettono, che si immischiano nella relazione. Quindi anche lì si tratta di ripulire, di pensare da soli. Però, ripeto, avete sia la luna che il sette di coppe. Fate attenzione a non fare troppi voli di fantasia, perché comunque avete un ego molto forte nel periodo di settembre. E
Di conseguenza, se cadete potreste cadere dall'alto, la caduta potrebbe essere forte, ecco. Ehm, per le persone che hanno una relazione nì. Dunque, qui è un po', diciamo così, il momento di mettere le cose in chiaro. È il momento di far cadere certe maschere, è il momento di trovare accordi, è il momento di farsi avanti, mi viene da dire, di lasciare indietro dei pesi. È come se fosse arrivato il momento di tirare una linea e guardare il risultato e dire ok, qual è il prossimo obiettivo? Sento che qualcuno ha paura di fare questo passo perché ha paura di essere rifiutato o ha paura di rientrare in una dinamica già vissuta. Però il punto è che tanto stare lì come state adesso non state benissimo, si può fare di meglio, insomma, si può avere di più. Ecco. Se per caso invece siete in separazione, ragazzi, devo dirvi che potrebbe esserci una possibilità di incontro o perlomeno di sentire l'altra persona, soprattutto se c'è della distanza in mezzo, ma è difficile comunicare con questa persona. E non intendo che sia difficile comunicare al telefono, è che con questa persona non si comunica in modo fluido ed è per quello che alla fine della lettura avete la giustizia, come se ci fosse da mettere nero su bianco dove si vuole arrivare, gli obiettivi della relazione, si devono impostare le cose in modo equo, ok? Bene ragazzi, andiamo a vedere ancora un oracolo. Guardate, qui all'inizio potrebbe sembrare che ci sia quasi una rottura, però io qui in realtà alla fine della lettura sento come se arrivassero degli accordi, dei compromessi. Difatti, qui abbiamo l'ascia, separazione e una tazza di caffè. Qui, come vi dicevo, potrebbe sembrare una rottura, potrebbe sembrare un qualche cosa che a cui vengono messi dei limiti, dei paletti, come una rottura anche o un cambio degli schemi di comportamento. La ruota della fortuna ce l'avete due volte. Qui parla anche di separazione, di qualcuno che si pensa, come vi dicevo, se si stesse un attimino valutando. E poi abbiamo questa tazza di caffè che mi parla effettivamente di un incontro, di assaporare il momento, mi parla di amicizia. Andiamo a vedere ancora un oracolo dell'amor proprio. Nuova luna, carta numero 28, o luna nuova, carta numero 28. Sarebbe tipo semino le energie della luna nuova per metterci nuove intenzioni, intenzioni fresche. E poi qui abbiamo la carta del potere che, guardate, scusate, ma mi richiama un po'. Qua vabbè ci sono le corna dorate, qui però c'è questa specie di corona e il mantello, perché comunque il diavolo parla anche di potere personale e dice oggi mi alzo nel mio potere. Bellissime carte, devo dire. È una lettura che vi renderà più
cioè, scusate, è un periodo che vi renderà più maturi e vi darà come quella spinta di iniziare un qualche cosa di nuovo, un qualche cosa di più concreto. Quindi sia che siate lì lì, che non sapete se andare avanti con questa persona o no, perché non vi ispira molto, sento che prenderete una decisione o in un senso o nell'altro. Ehm, Diversamente, se la questione è di lasciarsi indietro, dove era quel 10 di bastoni, un qualche tema, sento che inizia comunque un nuovo periodo più equilibrato, che guarda al futuro. C'è qualche cambio importante comunque perché avete la ruota della fortuna 2 volte. Bene, amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere comunque nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi una mail e io vi mando la lettera di spiegazione sul percorso inerente alle credenze limitanti. Diversamente, se volete andare a vostro ritmo, vi invito ad abbonarvi al canale. I titoli dei video sono visibili, basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei temi trattati mano a mano. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!